Immaginiamo per un attimo di dover scassinare una serratura, ma c'è un piccolo problema. La serratura è invisibile, cambia forma ogni singolo millisecondo e la chiave che dobbiamo usare è larga tipo un decimilionesimo di millimetro. Praticamente un incubo logistico. Esatto. E per oltre 50 anni i più brillanti scienziati e insomma i supercomputer più potenti della Terra si sono letteralmente schiantati contro questo enigma, fallendo miseramente. Benvenuti a questa nostra nuova immersione profonda. Niente preamboli oggi. Andiamo dritti al punto. Assolutamente. La nostra missione in questa analisi è decifrare forse il più grande mistero della biologia moderna. E lo faremo guidati da un set di diapositive davvero straordinarie. Quindi iniziamo subito guardando la prima slide. E guarda, da qui parte un viaggio davvero epico. Visivamente, questa slide ci mostra un passaggio pazzesco da una catena lineare, che sembra quasi, sai, un filo di perle, a una struttura 3D aggrovigliata e complessissima. E in mezzo ci sono alberi decisionali e reti neurali. Mhm. Perché quello che stiamo per tracciare è proprio l'arco narrativo di una rivoluzione scientifica. Partiremo dall'era classica, nella biologia computazionale, per addentrarci nell'era dell'intelligenza artificiale. Un salto epocale. Assolutamente. Analizzeremo l'evoluzione dei metodi predittivi, il ruolo del CASP, fino ad arrivare ad AlphaFold. E attenzione, questo non è solo un avanzamento software, è il passaggio da un problema biologico irrisolvibile a una soluzione ingegneristica che sta già, insomma, ridefinendo la farmacologia. Pazzesco. Ma per capire il miracolo dobbiamo prima capire l'incubo di chi ci lavorava, giusto? Passiamo alla seconda slide, che ci mostra gli strumenti del passato. Viene definito l'arsenale bioinformatico classico, L'MPI Toolkit, esatto. che sembra una sorta di cruscotto di comando prima dell'arrivo dell'IA. Diciamo che era il coltellino svizzero dei ricercatori strutturali. Questa slide è cruciale perché divide le tecniche classiche in 4 metodi. Il primo è il comparative modeling, cioè la modellazione comparativa. Ok, Il concetto è semplice. Se vuoi scoprire la forma 3D di una proteina sconosciuta, cerchi nel database una sequenza simile di cui conosci già la struttura e copi le coordinate. ok, analizziamo la cosa. È praticamente come cercare di cucire un abito su misura per qualcuno avendo solo le misure del suo cugino di terzo grado, giusto? Ottima analogia, rende perfettamente l'idea. Se si assomigliano, calza bene, ma se la parentela è lontana o peggio inesistente, è un disastro totale. Esatto. È utilissimo per il drug design, ma sei limitato dall'avere o meno un parente noto. Il secondo metodo, infatti, è il fold recognition, che usi quando la similarità è debolissima. Quindi quando il cugino non c'è. Esatto, o quasi. Usa criteri energetici per indovinare la forma, ma storicamente produceva modelli imprecisi. Poi c'è il terzo metodo, la predizione della struttura secondaria. Che però non ci dà la forma 3D finale, se capisco bene. No, infatti, è pura statistica senza 3D. Ti dice, qui c'è un'elica, ma senza darti la struttura globale. Ti aiuta, ma non risolve. E infine il quarto metodo, Quello che sulla slide ha scritto a caratteri cubitali difficoltà elevata. la predizione ab inizio. Ma perché era considerato così proibitivo? C'è scritto storicamente scarso successo. Perché ab inizio significa partire da zero, simulando il ripiegamento basandosi solo su fisica e termodinamica. Niente scopiazzature. E qui sbattiamo contro una cosa chiamata paradosso di Levinthal. Che sarebbe? Una proteina media può assumere un numero di configurazioni spaziali pari a 10 elevato alla 300ª potenza. Wow. È, cioè, un numero enormemente più grande degli atomi dell'universo. Esatto. Un computer ci metterebbe più dell'età dell'universo per calcolare l'energia di ogni singola forma e trovare quella giusta. Quindi i computer classici si ingolfavano. E questo ci porta direttamente alla terza slide, l'introduzione del CASP. Perché guardando i dati pre-1994 emerge un problema quasi umano, non solo tecnico. L'overfitting. Esatto, gli sviluppatori baravano, diciamo, testavano i software su proteine di cui conoscevano già la forma finale. Era un bias sistematico. Se conosci il risultato, aggiusti i parametri finché il software non ti sputa fuori la risposta giusta. Ma nel mondo reale, insomma, è inutile. Quindi cosa significa tutto questo, dal punto di vista storico?
Significa che la comunità scientifica aveva un disperato bisogno di oggettività. Così nel 1994 nasce il CASP, una competizione globale biennale, Delle vere Olimpiadi della bioinformatica. con un obiettivo spietato. Fare predizioni su sequenze di cui nessuno al mondo conosce ancora la struttura. Alla cieca. Esploriamo come funziona questa gara passando alla quarta slide, l'anatomia del blind test. Ci sono 3 attori principali. Sì, il protocollo è rigorosissimo. Prima ci sono i giudici, cristallografi che determinano la struttura 3D in laboratorio e svelano al mondo solo la sequenza, tenendo la forma vera chiusa in cassaforte. È come una specie di escape room molecolare. Oppure un assaggio alla cieca, dove hai solo un elenco di ingredienti e devi scolpire la statua al buio. Rende l'idea? Poi arrivano i concorrenti, i predittori, ricevono la sequenza e usano i loro algoritmi con limiti di tempo rigidissimi, Mesi. settimane di solito. Infine il terzo attore, la valutazione. Gli assessors indipendenti prendono i modelli e li sovrappongono digitalmente con la struttura vera appena uscita dalla cassaforte. Un verdetto oggettivo al 100%, o hai gli atomi al posto giusto o non li hai. Andiamo alla quinta slide per capire i livelli di difficoltà di questa gara, perché non tutte le proteine sono uguali. Ci sono 3 gradini. Il primo è il comparative modeling, tramite PSBLS. Se trovi un parente noto, lo usi come base. Poi c'è il gradino intermedio, il fold recognition, in quella che la slide chiama la twilight zone. Esatto, la zona d'ombra dove la similarità è minima e l'algoritmo deve arrabattarsi con criteri energetici. Ma guardiamo in cima, la categoria NF, New False o Free Modeling. Cioè, per 25 anni i computer hanno miseramente fallito qui. Perché qui non c'è nessun parente evolutivo noto, è la vera sfida pura ab inizio. Zero similarità, un vuoto di dati totali. E ci si schiantava contro la fisica, insomma. Ma come si vince? Lo vediamo nella sesta slide. Misurare il successo, il punteggio GDT. Prima si usava l'RMSD, ma era un disastro, penalizzava troppo i piccoli errori locali marginali. Hanno inventato il GDT, il Global Distance Test, che valuta il quadro generale. C'è un grafico a termometro. A 40 GDT c'è scritto che si è azzeccata a malapena la forma generale. Sì, ma ciò che è affascinante qui è il traguardo dei 90 GDT, il santo Graal. Lì si raggiunge l'accuratezza sperimentale, con un errore medio microscopico di 1,6 angstrom. Aspetta, 1,6 angstrom, cioè la larghezza letterale di un atomo. Serviva una precisione atomica per dichiarare il problema risolto. Ma la settima slide, guarda, è un po' deprimente. Lo stallo storico, tra il 1994 e il 2016. Un grafico a barre completamente piatto. Per 25 anni non è successo nulla nella categoria New False. I migliori software del mondo, nonostante i supercomputer, restavano bloccati sotto i 40 GDT. Era un limite fisico. Le funzioni termodinamiche erano troppo complesse. Poi tutto cambia, di colpo. Passiamo all'ottava slide. Il primo strappo, AlphaFold 1, CASP 13, nel 2018. Arriva DeepMind di Google. L'ingresso di DeepMind stravolge tutto. Loro strutturano AlphaFold 1 in 3 passaggi. Primo, l'allineamento multiplo per trovare la coevoluzione. Se 2 aminoacidi cambiano insieme nell'evoluzione, sono in contatto nel 3D. Brillante. Secondo, danno questi dati in pasto alle reti neurali convoluzionali, le CNN. Terzo, le reti creano un distogramma, una mappa spaziale probabilistica. Il risultato? Un salto a 60 GDT. Ma qui è dove si fa davvero interessante. Le CNN, le reti neurali convoluzionali, sono quelle usate per riconoscere i volti o i gatti nelle foto. La computer vision. Esatto. Hanno preso la tecnologia del riconoscimento facciale e l'hanno usata per riconoscere i volti delle proteine, per così dire, trattando la biologia come un riconoscimento immagini. Un cambio di paradigma totale. Ma attenzione, a 60 GDT eravamo ancora lontani dal traguardo. Ed eccoci alla nona slide, il momento storico. AlphaFold 2, CASP 14, 2020. Questo grafico fa paura. Un balzo gigantesco. AlphaFold 2 arriva a 92,4 GDT. L'errore scende a 1,6 angstrom. Problema risolto. Per la prima volta un modello computazionale raggiunge la stessa precisione di un laboratorio di cristallografia che costa milioni. Guardiamo la decima slide per capire come pensa questa macchina. L'architettura EvoFormer.
Cosa hanno cambiato? Hanno abbandonato del tutto le CNN per passare ai Transformers, cioè il meccanismo di attenzione. Ci sono due flussi, uno per i dati evolutivi e uno per il grafo spaziale 3D, e dialogano in loop continuo, un processo end-to-end. Cioè, si influenzano a vicenda finché non trovano le coordinate. Esattamente, senza fermarsi a step separati. Sai a cosa mi fa pensare? È come un direttore d'orchestra che invece di ascoltare primi i violini, poi i fiati e prendere appunti, ascolta tutti gli strumenti simultaneamente, capendo come si influenza una vicenda in tempo reale. Splendida analogia, è esattamente la forza dei Transformers. L'11ª slide però solleva un punto folle, un vero pushback. Confrontiamo AF1 del 2018 e AF2 del 2020. Sì, dal focus locale delle CNN si passa al riconoscimento globale simultaneo. Ma mettiamoci nei panni di DeepMind. Avevano in mano il codice di AlphaFold 1, che aveva appena stravinto il mondo al CAS 13, era la cosa migliore mai creata. E lo buttano, lo cestinano completamente, per ripartire da zero con i Transformer. Sembra folle, ma avevano capito di essere in un massimo locale. Le CNN non li avrebbero mai portati a 90 agility. Ci vuole un coraggio immenso per distruggere il proprio codice vincente per inseguire la vera soluzione. E meno male che l'hanno fatto. Andiamo alla 12ª slide, l'impatto sul mondo. L'hanno addestrato su 170.000 proteine del database PDB e poi hanno rilasciato le strutture di centinaia di milioni di proteine, gratis e pubbliche. Se colleghiamo questo al quadro generale, l'IA ha superato i limiti fisici della biologia. Pensa alle proteine di membrana, i bersagli farmacologici più importanti, ma difficilissimi da cristallizzare in laboratorio. L'IA le ha risolte in pochi giorni, roba che avrebbe richiesto anni o decenni. Passiamo alla 13ª slide, perché adesso che conosciamo la struttura, il lavoro non è finito. Il prossimo capitolo. Il riconoscimento molecolare. Certo, il drug design, perché l'obiettivo finale non è avere una foto statica della proteina. Serve la dinamica dell'interazione per capire come il recettore bersaglio accoglie un farmaco. Nella 14ª slide rivediamo le teorie del passato. Sì, partendo dalla teoria di Fisher del 1894, lock and key, chiave serratura, oggetti rigidi, che ovviamente è superata. Passando poi nel 1958 a Koshland, l'Induced Fit, l'adattamento indotto. La proteina sente il farmaco e cambia forma per abbracciarlo. È come passare da una chiave di metallo in una serratura arrugginita all'infilare la mano in un guanto di pelle che si adatta alle dita, giusto? Esatto, ma anche questa è solo una mezza verità. E arriviamo all'ultima, la 15ª slide. La frontiera termodinamica. Il paradigma moderno? Il pre-existing equilibrium o selezione conformazionale? Questo solleva una domanda importante sul futuro. In acqua una proteina non è mai statica. Respira, oscilla costantemente tra conformazioni, ad esempio aperta e chiusa. Ah, quindi il farmaco non la forza a cambiare forma come faceva il guanto. Esatto. Il farmaco non forza nulla. Aspetta, seleziona e blocca uno stato temporaneo, magari quello attivo, mentre la proteina oscilla. Pazzesco. Quindi l'IA del futuro dovrà simulare questa dinamica, questa oscillazione. Il prossimo traguardo non è la foto della proteina, ma il film intero.